Ti senti mai completamente sommerso? La tua lista di cose da fare sembra un romanzo infinito. Ogni compito ti fissa, pesante come un macigno, e la sola idea di iniziare ti blocca. Così arrivi a fine giornata, non stanco per aver fatto troppo, ma sfinito per aver pensato troppo a tutto quello che avresti dovuto fare. È un circolo vizioso frustrante che ti prosciuga le energie e la pace interiore. E se ti dicessi che la via d'uscita non è nell'ultimo manuale di produttività, ma in una saggezza vecchia di 2500 anni, ed è racchiusa in una regola quasi stupida da tanto che è semplice. Una regola di 2 minuti. Preparati a riprendere il controllo non domani, non tra un'ora, ma adesso. La conosciamo tutti quella vocina, quella che ci sussurra «Dai su, lo faccio domani!» Oppure «Ora non è il momento giusto!» Oppure ancora «Domani sarò più carico!» Questa è la voce suadente della procrastinazione. Una melodia che sembra innocua, ma in realtà ci guida dritti contro gli scogli dello stress e del rimpianto. E no, non è semplice pigrizia, è un meccanismo psicologico molto più furbo. La ricerca ci mostra che spesso noi rimandiamo per un motivo molto semplice: evitare le emozioni che non ci piacciono. La paura di non essere all'altezza, l'ansia da prestazione, quel perfezionismo che ci inchioda prima di partire o la pura e semplice noia di un compito che ci fa sbadigliare solo a pensarci. Pensa all'ultima volta che hai rimandato qualcosa di importante. Una telefonata di lavoro, oppure studiare per un esame o anche mettere ordine su quella scrivania che sembrava esplosa. Ti ricordi quella sensazione di peso sullo stomaco ogni volta che il pensiero riaffiorava? Quella è energia mentale che la procrastinazione ti ruba. È un po' come un'app che lasci aperta in background sul telefono. Anche se non la usi, continua a divorarti la batteria che è la tua RAM mentale. Il paradosso è crudele. Rimandiamo per evitare lo stress, ma l'atto stesso di rimandare crea uno stress di sottofondo cronico che è molto peggio. Ci sentiamo in colpa, la nostra autostima si sgretola e i nostri obiettivi sembrano allontanarsi all'orizzonte. Le soluzioni classiche del tipo «stringi i denti e fallo» o frasi motivazionali da poster spesso falliscono. Perché? Perché cercano di abbattere un muro a testate. Ci diciamo «devo avere più disciplina». Ma alla fine è come provare a urlare più forte di un'intera orchestra. È sfiancante e alla lunga inutile. La verità è che non siamo robot, siamo esseri emotivi. E la forza bruta non basta, dobbiamo cambiare le regole del gioco. E se la chiave non fosse sforzarsi di più, ma iniziare in modo più intelligente? Se invece di vedere la produttività come una guerra contro il tempo, la considerassimo una sorta di arte? C'è una filosofia antichissima, quella buddista, che ci offre una prospettiva rivoluzionaria, potremmo dire. Il tempo non è un nemico da battere, ma un flusso di singoli istanti uno dopo l'altro. Per secoli i monaci buddisti hanno perfezionato pratiche per calmare la mente e ancorarla al qui e ora. Questo concetto che oggi tutti chiamano mindfulness è il nostro asso nella manica. La procrastinazione infatti vive e prospera in quello spazio vuoto tra il presente e un futuro che ci spaventa. Ci blocchiamo pensando alla montagna, a una montagna di lavoro che ci aspetta, ovvero il futuro, ignorando il sassolino che potremmo spostare adesso, ovvero il presente. La saggezza buddista non ti chiede di scalare l'Everest in un giorno, ci invita a essere totalmente presenti e consapevoli di quel singolo, piccolo passo. Immagina la tua mente come un cielo sereno. I pensieri sui compiti, le ansie, le paure sono soltanto nuvole che passano. La mindfulness non serve a cancellare le nuvole, ma a osservarle senza farsi portare via dalla tempesta, restando ancorati al cielo, al momento presente. Ed è proprio qui che questa filosofia millenaria si sposa con la produttività moderna, traducendo un principio così profondo in un'azione pratica quasi ridicola che chiunque può usare per spezzar via la nebbia della procrastinazione. Una regola che agisce in modo, potremmo dire, come un interruttore, spostando il focus dalla montagna che ci schiaccia al sassolino che abbiamo davanti ai piedi. La chiamiamo regola buddista non perché sia scolpita in un antico sutra, non la troverai lì, ma perché ne incarna alla perfezione il principio fondamentale: agire nel qui e ora per spezzare le catene della paralisi mentale. Questa regola, nella sua veste moderna, è stata resa famosa da 2 giganti della produttività, che forse, anche senza saperlo, hanno attinto a questa saggezza senza tempo. Il primo è David Allen, l'autore del famosissimo metodo Getting Things Done. La sua versione della regola è di una semplicità disarmante. Se un'azione richiede meno di 2 minuti, falla subito. Pensa a quante piccole cose lasci in sospeso ogni giorno. Rispondere a quella mail,
portare fuori la spazzatura, fissare quell'appuntamento, cambiare la lampadina. L'idea geniale di Allen è che l'energia mentale che sprechi per registrare, pianificare, ricordarti di fare quel compito è quasi sempre superiore a quella che ti serve per farlo e basta. Ogni volta che dici dopo, apri un nuovo file nella tua testa che consuma risorse. Se invece lo fai subito, chiudi il file e liberi la mente. Il secondo è James Clear, autore del bestseller mondiale Atomic Habits. Clear adatta questa regola per un obiettivo diverso: creare nuove abitudini e sconfiggere la procrastinazione sui grandi progetti. La sua versione dice: quando inizi una nuova abitudine, deve richiedere meno di 2 minuti. Questo approccio, almeno per me, è pura genialità. Lo scopo infatti non è raggiungere subito un traguardo, ma diventare un maestro nell'arte di iniziare. Facciamo un esempio: vuoi leggere di più? L'obiettivo non è leggere 30 libri quest'anno, ma leggi una pagina. Vuoi fare yoga? Allora non fai un'ora di yoga, ma srotola il tappetino. Vuoi correre una maratona? L'obiettivo è allaccia le scarpe da ginnastica e metti il naso fuori dalla porta. Entrambe le versioni, quella di Allen e quella di Clear, funzionano perché colpiscono la procrastinazione nel suo punto debole, l'inerzia iniziale. Riportano la nostra attenzione dalla grandezza terrificante del risultato finale alla piccolezza gestibile dell'azione presente. È mindfulness applicata, è smettere di pensare e iniziare a fare. Se questo concetto sta già accendendo una lampadina nella tua testa e ti piace l'idea di unire saggezza antica e strategie pratiche, prenditi meno di 2 secondi per lasciare un like e iscriverti al canale. È un gesto minuscolo che però aiuta enormemente il canale a crescere e mi permette di portare altri contenuti come questo. Ok, ma perché una regola così banale e tanto potente? Perché non è magia, è psicologia comportamentale. Il primo motivo è la legge di inerzia di Newton applicata alla nostra vita. Un corpo fermo tende a rimanere fermo. La parte più difficile di qualsiasi cosa è quasi sempre iniziare. La regola dei 2 minuti è la spinta che fa rotolare la palla di neve. Come dice Clear, una volta che hai iniziato a fare la cosa giusta è molto più facile continuare a farla. Questo si chiama momentum comportamentale e c'è di più. Quando completiamo un'azione, anche piccolissima, il nostro cervello rilascia una scarica di dopamina, che è il neurotrasmettitore della soddisfazione. Si crea un mini circolo virtuoso. Fai una piccola cosa, ti senti bene, sei più motivato a fare il passo successivo. È una micro vittoria che combatte la sensazione di impotenza. Il secondo motivo è la riduzione dell'attrito. Pensa a dover spingere un'auto in panne, lo sforzo immane per farla muovere da ferma. Una volta che però le ruote iniziano a girare, è tutto più facile. La regola di 2 minuti abbassa la barriera di ingresso a un livello così basso che è quasi ridicolo dire di no. Meditare un'ora suona come un'impresa. Meditare 1 minuto è una cosa che chiunque può fare. In questo modo stai rendendo facile iniziare, così facile che non puoi fallire. Infine, questa regola cambia la tua identità, perché ogni volta che la applichi mandi un messaggio a te stesso. Non stai solo leggendo una pagina, stai diventando un lettore. Non stai solo srotolando il tappetino, stai diventando una persona che fa yoga. Ogni azione è un voto che dai per il tipo di persona che vuoi essere. Quindi, invece di ossessionarti con l'obiettivo lontano, ti concentri sul sistema che stai costruendo, un'azione di 2 minuti alla volta. L'effetto valanga si crea quando queste piccole vittorie si accumulano. Una casa più ordinata riduce lo stress e libera energia mentale. Aver risposto alle mail veloci ti lascia più concentrato per il lavoro importante. Aver letto una pagina al giorno dopo 1 anno significa aver letto 365 pagine, probabilmente un paio di libri che non avresti mai iniziato. Ovviamente, come ogni strumento potente, anche questo va usato con un po' di cervello. Applicato a casaccio, infatti, può diventare controproducente. Il rischio numero 1 è il cosiddetto costo del cambio di contesto. Se sei immerso nel deep work, cioè in un'attività che richiede massima concentrazione, come programmare, scrivere, elaborare una strategia, interromperti per rispondere a una mail veloce è un suicidio per la tua produttività. Le ricerche infatti dimostrano che dopo un'interruzione anche breve possono servire fino a 23 minuti per tornare allo stesso livello di focus. In questo caso i 2 minuti della regola si trasformano in 20 minuti persi di produttività. L'altro rischio è sottovalutare il tempo. Pensi di fare una telefonata da 2 minuti e invece ti ritrovi incastrato per un quarto d'ora mandando all'aria i tuoi piani. Quindi, come si usa la regola in modo intelligente? 1. Difendi le tue ore di lavoro profondo, cioè stabilisci dei blocchi di tempo in cui sei offline, sei irraggiungibile. Durante queste sessioni la regola non si applica. Annota i compiti veloci su un foglio e sbrigali tutti insieme in una pausa. Questa tecnica si chiama batching. 2. Sii onesto.
Prima di partire chiediti: ma davvero ci vorranno solo 2 minuti? Se hai il minimo dubbio, forse è meglio pianificare quell'attività invece di rischiare di far deragliare tutto il resto. 3. Usala per iniziare, non per interrompere. La versione di James Clear è quasi sempre sicura. Usare 2 minuti per dare il via a un compito importante è totalmente diverso dall'usarli per farsi distrarre da un'inezia. Ricorda, la regola dei 2 minuti è uno strumento flessibile. È il tuo servo, non è il tuo padrone. Ci sentiamo spesso sopraffatti non perché abbiamo troppe cose da fare, ma perché pensiamo di doverle affrontare tutte insieme, tutte in una volta. Ci blocchiamo perché fissiamo la cima della montagna. La buona notizia è che la saggezza antica e la psicologia moderna ci indicano una via d'uscita più dolce ed efficace. Smetti di guardare la cima e concentrati sul prossimo passo. Smetti di fare la guerra al tempo e fai pace con l'istante presente. La regola dei 2 minuti è la tua arma segreta per riuscirci. È il ponte tra l'immobilità e l'azione. Non ti chiede di essere un supereroe della produttività, ti chiede solo di iniziare. Quindi ti lancio una sfida. Adesso, appena finito questo video, qual è la prima singola azione da 2 minuti che farai? Sarà rispondere a quella mail? Sarà mettere via quella tazza? O leggere la prima pagina del libro che hai sul comodino da mesi? Scrivilo qui sotto nei commenti. Prendi un impegno. Smetti di combattere il tempo. Inizia con 2 minuti e inizia adesso però. E se vuoi continuare a scoprire come unire strategie pratiche a una saggezza più profonda per migliorare la tua vita, assicurati di essere iscritto al canale e di aver attivato le notifiche. Grazie per avermi seguito.